Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Luca e oggi vi voglio portare il leader di OP14 Boa Hancock con le modifiche di EB03. Dal sondaggio sul mio profilo Instagram è emerso che volevate vedere il leader sempre di Boa con le modifiche legate all'uscita della nuova espansione di EB03. Prima di proseguire nel vedere le modifiche, io vi ringrazio per il supporto che mi state dando. Vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella delle notifiche, a iscrivervi a chi non l'ha ancora fatto e ringrazio invece tutti i nuovi iscritti. Mettete un bel like se vi è piaciuto questo contenuto e adesso andiamo a vedere le modifiche. Sostanzialmente modifica ce n'è una in particolare che al momento è lei. La Nami di EB03 gialla che è già arrivata a prezzi diciamo considerevoli perché adesso si trova a 25 euro copia all'uscita. Speriamo un po' cali di prezzo, ma secondo me resterà comunque alta. È un po' il nuovo Cavendish, secondo me, perché è usatissima in tutti i mazzi, soprattutto nei mazzi base gialla Stroet, perché addirittura è searchabile. Lei cosa fa? On play diamo un rested on al nostro leader, poi se il nostro opponent ha 3 o più vite possiamo bounceare una sua vita in mano. Anche io posso girare la prima carta top life. Gioca un character con 6000 power or less dalla mano, quindi 6000 power or less vuol dire che non ti serve particolari condizioni come trigger o altro, quindi potresti tranquillamente giocare un 6000 normale, quindi giochi tutto tranne Kuma e tranne la boa grande. Ora voglio vedere con voi se è già attivo il B04, in teoria sì, vediamo, voglio vedere, eccolo. Puoi giocare anche lui, quindi se ti spaccano lei giochi lui. Quando uscirà il B04 con OP15 la parte gialla, ecco perché è molto forte, che sarà una delle modifiche poi che in teoria in Giappone stanno giocando in Nami, anche se non è searchabile. E hanno addirittura sostituito i Kuma perché da quello che ho capito si va in fretta a 2 vite e poi si continua a giocare lui in combo se ti spaccano lei, cosa molto difficile, con la spella 1 in combo che da trigger ci fa giocare un costo 5 dal trash, quindi noi andiamo a fare borsalino blocco, va nel trash, prendo vita, gioco triggero, rimetto vita, cioè capite che qualcosa di fenomenale, praticamente ci servono, salviamo un primo attacco blocco, secondo attacco prendo vita, rimetto blocco e rimetto vita, quindi vuol dire torno a 3 vite con un blocker, quindi gli servono altri 3 attacchi per, per portare a chiusura il trade. Comunque, queste sono cose che vedremo poi con l'uscita a breve di OP15. Quello che a noi interessa è appunto vedere il mazzo nel suo complesso. È rimasto praticamente uguale, ho tolto 2 Sengoku perché il searching di Boa e Kuma è sempre la top curva, però se andiamo a Nami è una valida opzione al Kuma in curva, anche perché fare Nami, soprattutto nei matchup contro Imu, contro mazzi che starvano, è molto importante, soprattutto contro il 729 che ha 6 vite, quindi ti posso fare Nami, 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 ti tolgo 3 vite a gratis. È vero che lui se le mette, però te le rimbalzo e non ti faccio triggerare. In più c'è anche lei che ti fa alzare una vita. Poi come modifiche ho tolto l'evento a 0 perché non mi ci trovavo bene, nel senso che era una carta per me morta e ho preferito aggiungere 2 Gravity Blade appunto perché con l'uscita di B03 in Mirror andiamo a portare via le Nami, portare via le Boa, portare via i Kuma, quindi è una carta molto forte. Ho comunque lasciato 2 eventi a 20 a 1 che si fanno sempre a trigger, Slave Arrow anche perché molte volte mi vado a rimbalzare le giocate, quindi Stone Don't Open, sono carte che vuoi vedere nel late game, poi il resto del mazzo è praticamente lo stesso, ho messo solo 2 padding perché la terza secondo me è un po' eccessiva, la metti solo se la vuoi vedere, però ormai mazzi che pescano tanto ce ne sono e quindi anche tante volte fai padding però non riesci a chiudere, il mazzo ritorna a pescare, quindi ti ci vorrebbe la seconda e secondo me è importante averla ma 2 bastano. E 4 boa, 4 iori, margherite non mi sa solo 3 perché vado a searchare
è una carta bianca in meno, Sercio sì, però poi dopo devo scartare, non è una carta, io personalmente non la amo tanto. Detto ciò, le modifiche del mazzo sono queste, ho tolto un Rei anche, che 3 penso siano più che sufficienti, anche perché poi dopo una certa i Manzi o contro Imu questa carta non è così efficiente. C'è chi è sceso a 2, anche perché non è una carta che giochi pezzo, non la puoi giocare, è un main, quindi attivi il suo main effect, quindi ti fa sì da rimozione in trigger, ma molte volte non è così efficace, cioè dovresti avere l'evento a 1 o la boa, lo metti lì e poi lo giochi così hai anche il character a terra. Però dai sempre via 2 carte per giocarne una, perché devi mettere la boa nei trigger, la giochi o l'evento che magari tante volte non ti serve. Queste sono le modifiche del mazzo, adesso andiamo a fare qualche partita così vediamo come si comporta. Vi ringrazio ancora, mettete un bel like se vi è piaciuto e adesso andiamo a fare le partite. Siamo contro Sangiuppi, da secondi, non una bellissima mano, ma possiamo searchare di turno 2. Lui comincia. Beh, abbiamo comunque una brutta mano, Lo portiamo a 2 vite con la Nami. Ok, molto meglio. E mettiamo lei qui. E lui gioca Sanji. Adesso vediamo se farà. Se ci attacca sapendo che lì c'è un trigger particolare. No, decide di non attaccare. Non sono carte bellissime, la run non mi serve. No, mettiamo sotto, attacchiamo da 6. Ok, ci dà l'Otama, adesso li farà. Potrebbe fare Buff Burst che ci rimbalza, va a pescare. Anche questo mazzo è forte, Questo Sanji. Un altro Sanji, però non ha Verify eventi dal trash. Ok. Pesca, pesca. 5. Ah, una Otama, gli manca un evento. Non attacca ancora e noi andiamo di lei. Oppo prende vita e attacco da 6. Ok, così Oppo sta fuori. Oppo sta fuori determinate spot. Ma noi andiamo a pusharlo. Io devo andare a pushare. Ok. Vuole andare a 0. Ok. Tanto abbiamo lei, sarebbe bello prendere una buona. Mamma. Mamma quante carte in mano però. Ecco, adesso padding gli farebbe male. 3 Sanji, va bene. Lui vuole cercare di chiudere tutto con un attacco, penso. Boh, vuole dare meno a Boa. Non mi attacca ancora. Va bene. E adesso lo andiamo a fare tranquillamente il nostro Kuma, allora. Kuma metto vita e ci sta. Tanto tralascio la Margherita che al momento non serve. E poi andiamo a fare un attacco da 6 da 7. Senza problemi. Mi tengo un open per lo Slivarro che eventualmente mi riporto in counter 2, va bene.
Giant, ok, di già, Giant, ok. E ha senso attaccarlo? Vai, tanto facciamo così, do lei, metto vita, ha senso attaccare? E tanto lui non mi attacca il pezzo, quindi a sto punto però potrebbe pure bouncearmelo con Buff Burst e io gli faccio scartare una carta. Sempre un counter, ho usato una Giant, ok, va bene. Per parare un 2000 hai usato un 4000, è pieno di eventi, ma c'è solo 5 no. Sto bene tutto. Allora, adesso ricomincerà. Nami. Abbastanza inutile. Counter 1000 sempre. Io qua so che c'è la Margherita. Ecco, l'aggiunta di Nami porta ad abbassare un po' leggermente il livello di trigger, però giocata in curva ti risolve tante problematiche di certi matchup, perché contro Imu gli toglie via la Imu. Beh, andiamo a triggerare. Kuma. Posso prendere anche lei a questo punto. Tanto lui non penso, però se metto vita la metto con Kuma e gliel'alzo. Piuttosto prendo lo Slave Arrow, Counter 2. Tanto se dopo faccio la giocata la faccio con Kuma, quindi prendo Counter 2, sì. Questo e diamo via. Lui gioca bene i blocker, per carità. Però se si mette blocker no, counter 2 lo tengo in mano. 7, qui vado a bouncearmi lei, faccio così, va bene, che poi c'è il Don Open per questo, doppia Iori. Allora, qui lui ha un sacco di eventi in mano, secondo me. Qui l'idea è di pusharlo adesso. Vediamo, 7. Ok, Giant. Scarta Giant. Allora, noi potremmo fare anche, volendo, giocata safe Kuma into lui, e adesso faccio play da, poi facciamo un altro 7, adesso lui già era finita, però avrà tutti i burst, ok, counter a quello, va bene. 6, ho 3 don open, uno mi serve, metto qua. Comunque le carte si usano, un'altra Giant, va bene, dai la Regiu, e Giant è finita. Ho usato già 2 di quelli, forse avrei con Casser, però facciamo così. Ok, giochiamo safe, ecco qua. Adesso con un block, lui è vero che può rimbalzarcelo, però anche se fosse prendo 3 vite e le posso parare. Allora prima gliela facciamo saltare, così gli salta subito la vita e GG. Fa troppi don meno, lui non ha visto le spell, però comunque ecco, questo matchup secondo me è abbastanza positivo per Boa, perché comunque lui è vero che pesca tanto, però avendo noi triggerato, alzandogli le vite, lui non ci ha mai attaccato, però avremmo triggerato pezzi, quindi
matchup secondo me contro Sanju P positivo per Boa. Ok, siamo di nuovo contro Sanju P. Tanti lo stanno provando adesso sul sim, lui va primo, secondi, mano buona. Mettiamo Rai, torna. Mi parte sempre col suo Sanji, va bene, e non devo risolvere assolutamente. Andiamo a prenderci la play. Ottimo. Un top. Allora. Sicuro voglio Kuma per mettere quello. O vado a fare la Nami. Probabilmente adesso prenderà lui. Voglio fare Kuma dando via la Nami, tanto so eventualmente la ripesco. Sì. Perché adesso non voglio ancora svelare le mie carte. No, sì, faccio 6, vedo cosa fa. Vediamo, se lui prende, dipende sempre da come parte. La Nami è molto forte per i mazzi in cui che hanno 5 vite. Ok, lui ha già preso. Pesco 2, scarto 1. 8 va 7. Potrebbe essere interessante anche una padding. So andare a svelargli carte alla mia mano, non so se ha senso. Facciamo 5. Ho scartato Sora. Ho dato un'altra saccina nel turno. Sì, potevo fare anche doppio, fare 7-6. Non so cosa fa. Cosa ho fatto questo? Ok, Buff Burst. Ok, continua a pescare. Qui allora 5 secondo me io farei così. Do la Nami. Perché lui potrebbe farmi. Ok, faccio saltare il blocker. Se fa un altro Sanji, bene, quello esattamente. Allora, così. Lasciare padding no, poi dopo gliela faccio. E facciamo così. 1, 2, 3. Questo è un blocker anche. Mi interessa per mettere down sotto. È stato brutto scartare il re, ma non potevo scartare la padding sicuramente, anche perché dopo gli arriverà. Già che lui continua a fare. Vediamo se mi dà counter e tiene il blocker su è inutile attaccare, tanto ci facciamo attaccare un pezzo per niente. Va bene
un counter 2 me l'ha dato, quindi va bene. Adesso lui 7, ecco, fa la regio, aia, blade. Sappiamo che c'è questa eventualità, è forte per questo sto mazzo. Salvi, spacchiamo il blocker, così non ci può attaccare. Peschiamo Anami, vabbè, tanto è inutile. Allora, un Sengoku possiamo anche farlo, vedere cosa c'è sopra. Oh! Non è ancora arrivato il momento. Beh, io prendo lei. Posso prendere anche counter 2. Anche perché se mi fa un'altra cosa mi tira via. Vediamo quante giant ha in mano. 4. Posso fare 4. Vediamo quante giant ha in mano. Interessante. E adesso con 8 carte gli faccio un -3, via, 1, 2, 3. E gli faccio un doppio 7. Prende 7. Non penso sia bianco. Fa Giant, scarta 2, va bene. E adesso se non ha blocker o roba del genere, insomma, diventa complicato per lui, però sempre 7 carte comunque. 9, 5, te lo do. Potrebbe avere il Sanji Rusher, potrebbe avere. Beh, 2 lo diamo. Messo sotto. Vabbè, chiaro, deve farlo. Potrebbe fare l'altra Regio a 5, a 4, il blocker. Cosa che non mi farebbe impazzire. Potrebbe fare anche un altro pesco. Ok. Diciamo che Sangiupi lo vorrei montare anch'io e la sua forza barra debolezza è proprio la Reggio. Se vede la Reggio, ok, per me lui ha un'altra Reggio in mano, fa 3, 5, mi botta un decca anche la padding. Per me ha questa giocata in mano, quindi lo forzo che almeno la padding resta su. Infatti. E infatti. Beh, noi abbiamo ben poco da fare ed è un 5 qui, 9, scarta 1, probabilmente ce l'ha, se faccio anche block 2 vite non sopravvivo, mi sembra inutile, che poi non sopravvivo più, cioè lui ha una Giant, quindi va a 9,
da una carta ne pesca 2 e deve parare 2, 4, 5. Non credo abbia molto da giocare blocker, lui ha comunque 4 attacchi, non ha senso per me. Io ho detto, certo, sarà gonfio, diciamo così, ma penso che lui parerà 14, lo para sempre. 9, 2, 4, 6. Non open una Giant per forza. Quante ne ha giocate? 2, 3, quante ne ha giocate? Una l'ha giocata. Giant 9, da una carta bianca, ne pesca 2, 2, 4, 6. 1000, 1000, 1000, 2000, 2000. 1000, 1000, 2000, 1000, 1000, 1000, 1000, 2000, sì, ce la può fare. Mi ha dato un counter 2, però mi ha dato, quindi vuol dire che o è gonfio comunque Comero di counter 2, io non avrei dato se avessi avuto il 1000, cioè do il 2000 solo se non ho, o è pieno di eventi in mano. 9, 11, ah, ok, gli facevo una bianca, gli facevo una Giant in mano, che scartava, invece aveva l'altro, quello che da più 4, trasciando 1, ha trasciato questo. Ah, non avremmo triggerato niente comunque, abbiamo pescato le vite. Sì, in questi determinati casi, quando sai che poi hai perso matematico, è sempre meglio tentare lo swing finale e hai a posto così. Devo dire che Sanju P vive di Regiu, quindi se ha Regiu con la Blade o la Red Rock o comunque qualche altro evento, perché la Red Rock secondo me andrà ristampata, se no il blu non riesce a eliminare determinati pezzi, è forte. Faccio Reggio, faccio Blade, tolgo 2 pezzi. Cioè io faccio pezzo, tu ne perdi 2. Cioè troppo, troppo, troppo forte. Siamo contro Bonnie, diamo un secondo. Mano un po' lenta, ma c'è quella Blade lì che mi piace, quindi speriamo di beccare qualcosa di playable. Non è una mano... Cos'è rivelato? Ok, arrestino, va bene. Abbiamo per fortuna pescato la boa, adesso questo farà pezzo da 2 don, ok. E qui devo andare a parare però mi sa, perché devo toccare in discard one card, no, allora, qui, però... Dai, vediamo, va bene. Ok, ok, ho preso le navi. Pa. Proviamo varie play. Lei sicuramente. E va bene. Attacchiamo da 6. Che ha 5 vite comunque il leader è... Oh. Ah, ok, non può attaccare. Vabbè, non c'è problema. Ha scartato questa? Perché probabilmente ha una play perché vuole giocare Hookback probabilmente. Ma tanto noi dopo andiamo a 6. Ah, per una. Sì, va bene, can't attack, va bene. Adesso li darà qua. Scarto di lui. Vite in mano. Vai qui. E adesso noi facciamo un bel 6 su 4. Diciamo che 7 su 4. Potremmo anche farglielo. Tanto gli dà 2000 se vuole. 7. 7, vediamo. Ok.
Ok, allora lui cosa vuol fare? Lui cosa ha messo in fine? Ah, Adda e vuole giocare quella. Ok. E qui è una risolviamo. Va bene. E una pariamo. C'è anche quella. E qui ti do così. E qui ti do così. Anche perché adesso posso fare... Allora, una, andiamo qua. Se li ho da liberare. È una bella pulizia di board. Adesso pensavo alla Bonnie, invece no. Lui fa la Lilith, va a cercare l'Iperona, quindi in un pezzo non attaccherà. Ok, va bene, Nami non attacca. Amen. 7. E qui andiamo a risolvere. Ok, pesco. Pesco, cosa voglio? E io prenderei slevarlo quasi quasi. Tanto posso prendere lo slevarlo o questo. No, il pezzo non attacca, poi c'è il rush per slevarlo. Vedi la parfum. 4,20. Allora, 2 a 2 attacchi, c'è la Bonnie a 9. Ne posso fare 7, 7, 7, 7. 7 posso fare. Che non mi sembra una brutta idea. Perché tanto lui ha il pezzo che resta a coso 4, quindi il blocker mio sarebbe inutile dopo. Io farei così. Poi faccio tiri lo slevato che già conosci, questo. 1, 2, 3, 4, pam. 1, 2, 3, 4, pam, e sono tutti da 7. 7. Vabbè. Ecco, in questo caso ho sbagliato io. Sapendo che aveva il trigger, dovevo attaccare prima con la Margherita e dare un attacco, perché lui poi ha fatto evento e Kuma, sì, e poi ha preso l'ultima. Ho sbagliato io, fa la Kiku, ok, per dare comunque 2 donne, tenterà la chiusura probabilmente, fa 5, 7, 7, probabilmente. Che è intelligente da parte sua, però a sto punto me la prendevo in mano come counter 2, comunque questa è vinta. Avevamo comunque un'altra blade sotto, ecco qui lì la giocata l'ha fatta quando gli ho attaccato la Kiku,
e poi gli ho fatto Blade. Anche lì se lascio 7 don open, magari un Blade, potresti anche arrivarci, insomma, però comunque è andata bene così. Il mio errore è stato primo attaccare e poi gli portavo via 2 carte. No, secondi, va bene. No, è una bella mano, però. Sopra. C'è sta roba? Va bene. Va bene, mica tanto. Ancora 18 in mano. Vabbè, va bene. Eh, Turanami, quindi posso voler andare, non mi serve, mi prendo il counter, questo eventualmente metto lei e no, so che metto lei per girare, ok, quindi pesco questa la posso mettere di Kuma eventualmente, ma non voglio, metto la Nami, sempre che non vada sotto, metto la Nami, quindi questa la pesco e metto Lady. Vediamo. Se mi dà la bianca, c'è 8 carte in mano. Se prende, allora, vedi, perché tante volte la metter vita non è vantaggioso. Oddio, doppio 1000, vabbè, non torna. Adesso in questo caso lui, cioè il nostro opponent, se fa Nami non trigger perché se 3 o più. Poi fa Marco. Ma qui ha senso fare così. Adesso mi fa Marco. Lo facciamo così. Gli diamo la vita e 6. Ah, no, è inutile attaccare, che se peschiamo possiamo anche non fare, adesso lui farà. Ah, pensavo la Robin. Questo cosa fa? Ah, un salcino. Mi balza quella. Va bene. Io adesso farei Kuma perché c'è la boa sopra che ci trigger e ci può fare scarto pesco. Siamo da 5. Va bene. E fin qui va bene. Facciamo così. Va bene. E adesso l'idea è fare un... beh, tanto non può attaccare alla fine. Non credo faccia attaccare il Marco, ma comunque tanto ce l'attacco solo. Quindi. Va bene. Va bene. Beh, va bene. Blade. Mi accollo Blade. A questo punto
Ha senso triggerarla? Ha senso triggerarla? Sì. Vado a fare questa, così faccio... Ok, e... Bah. Il Rally non ha più senso, neanche la run. Non so se attaccherà il blocker. Io comunque faccio altro Kuma. La via do counter 2, bravo, 6. Devo dare, va bene. Slivarlo non è male. Allora, sai che c'è. Va bene. Diamo un po' di carte in mano. Facciamo un'altra noi. E facciamo 7. E adesso mi deve dare 2000 1000 o carta bianca 1000, va bene. E adesso mi dà questa. E va bene. Abbiamo uno Slave Arrow, lui non ha pezzi sulla board. E la boa 9 lì averla triggerata, eccola. Questa proprio un palo nel sedere, è arrivato il paletto. Mi fa una servant. Draw Kid, quindi dopo una vita verrà trasciata a gratis. E... a questo punto, no, inutile. Vabbè, no, inutile, bounce una vita, quindi inutile non è. Che è la giocata migliore che posso fare. E si prende una vita in mano. 7. 7. Va bene. 7. E una è bianca. 4000. E... no, tanto me la trascerà di coso. Lui ha anche un blocker, attenzione, non ce ne dimentichiamo. 7. Va bene. Adesso lui se fa il kid. Vita mi sarebbe servita. Il familiar, va bene. Adesso non ha molte soluzioni, Se attacca qui, salta una vita. 9. E... 4. Ha senso per dare il Sengoku? No. Oddio, per prendere Parfum, ma... sì, per cercare il Parfum. Beh, fa 6. Non sarebbe cambiato. Vestito un counter 2 in più. Fa scarta pesca. Allora, la boa 9 ha senso? No. Metto vita, alzo vita e gli faccio... se lui è una bianca va a 7, 7, 7, 7 para, no. Mi conviene fare. Parto dal 5. Che se lui ha, se lui va già a 7, dopo... ok, lui va già a 7. Adesso lui è un 7.
posso fare 7, mi dà una carta, posso fare 7, mi dà un'altra carta, e dopo è matematica. Se io faccio 7, mi dà una carta, ok, 7 mi dà una carta, blocker vita, no, ho perso. 9, 9, 9, devo fargli 9, vediamo il 9 cosa mi dice. 9, 9, 9 mi deve dare 2 carte. Allora poi dopo entra il 7. Se prende, boh, salta blocker, ha 2 carte in mano, quindi può parare net 11. Sono 2, 4, 6. Cioè, va bene tutto. Matematica. Non è un'opinione. No! No, ho sbagliato! Avrei fatto... Qui errore mio. Ho avuto... Oppo è stato gentile, ha concesso. Qui errore mio, nel senso che ero convinto che lui fosse a 0 vite, no? E gli avrei fatto 7 don, quindi gli faccio 9, 9, 10. 9, se lui ha bloccato sul 9 non para il 9. E la mia reazione è stata un po' così, però contro Nami, appunto, ecco, Nami se non vede, secondo me è un matchup un po' negativo per Boa, perché la Robin ti fa male, il Kid ti fa male, e lui diventa un 7, quindi i tuoi 5 poi non te ne fregano più niente. Dopo tu devi arrivare a giocare Kuma, Kuma, Kuma e basta, solo Kuma. Devi andare a 2 vite e poi fare Kuma, 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 basta. Kuma, Boa, Kuma, Boa, Kuma, Boa, Kuma, Boa, non attacca, non attacca. Dopo i 5 diventano veramente inutili, ecco. È un matchup che lui ha molte bianche, perché la Robin è bianca, il Kid è bianco, il Sercino è bianco, quindi ha delle difficoltà. Però abbiamo portato a casa. E il fatto che lui appunto diventa un 5 da un 7 con una bianca sposta, però lui ha tante bianche in mano. Perché vabbè, questa no, la Red Rock, ha le Kiku, la Red Rock, le Blade, Marco, cioè vedi quante, lui ha un mazzo tanto bianco, che 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 12, 14, 15, 16, 17, cioè, non dico che metà del mazzo è bianco, ma quasi, quindi puntiamo su quello. Eccoci qui, dopo aver fatto un paio di partite, abbiamo visto come la Nami dà una spinta in più al mazzo, diciamo che è molto importante per andare a togliere quella terza vita che poi magari può far triggerare Rei, può far triggerare Shakuyaku, quindi è una valida play a Kuma. E la Blade ho visto che anche comunque fa il suo dovere, sposta abbastanza, soprattutto nei matchup in cui gioca pezzi piccoli. Non so quanto sia ottimale, però soprattutto se ci sono tanti Rosinante, se ci sono tanti Nami che giocano comunque pezzi poi 7 7 più. Ci sarà poi anche il mondiale, ci sarà la Banned a metà marzo, quindi soprattutto da questa Banned che tanti vociferano vogliono il ban di Padding. Padding è una carta fastidiosa, è una carta che non ti fa accumulare carte in mano, però
è una finisher che, se la vedi, insomma, ti dà quella marcia in più. Io non la bannerei, anche perché non si gioca in tante copie all'interno dei mazzi, quindi secondo me non è da bannare. Ci sono carte, secondo me, molto più sbroccate. Già la stessa Robin gialla di EB03, non puoi trasci una vita, ti aggiungo vita, cioè fa -1 più 2 e se faccio che io subisci un danno che quindi non è attaccabile. O devono ristampare una carta blu tipo Blade, però tipo a 7, 8, 9 don, metti sotto due pezzi, fine, perché qui è 6 o meno. Diciamo che sono tante le rimozioni che sono venute meno, anche perché il viola si può salvare tutti i pezzi con Do-1, abbiamo visto il rosinante, e per ogni... Se un rosinante va KO, quindi KO anche in battle, quindi se io gli attacco, lui si adda la vita, gioca talmente tanti blocker che non passi mai, quindi o bisogna aumentare le coppie di Femur o qualcosa bisogna fare, ecco. Comunque stiamo a vedere come si evolve il meta. Siamo arrivati alla conclusione, fatemi sapere voi cosa state giocando, quali mazzi vorreste montare, quali mazzi vorreste vedere sul canale. Io vi ringrazio per il supporto, mettete un bel like, campanellina, iscrivetevi e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!